Ha una coscienza alterata cosa vuol dire? Coscienza alterata, non so se hai mai avuto modo di sperimentarla, però siamo in fascia protetta, giusto Mario? Insomma, dipende uno quando lo guarda e lo ascolta, però vabbè. Talk Magic, il podcast di Indigo.ai. Talk Magic, intelligenza artificiale, ChatGPT e il nuovo futuro. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao Mario. Sempre più di lancio, sempre più all'interno di queste dinamiche innovative ma molto presenti. Sempre presenti, perché in realtà parliamo di attualità, non parliamo di tecnologia, parliamo di esseri umani, e questa secondo me è una delle chiavi di lettura più belle di queste puntate. Gli esseri umani che hanno una coscienza, hanno dei pensieri, hanno delle cose che sembrava non fossero, come dire, caratteristiche delle intelligenze artificiali. E invece scopriamo che all'avanzare la tecnologia riescono a fare anche cose del genere. Le AI, si parla sempre di come possa essere o non essere cosciente. Possiamo intendere le AI come una sorta di emulazione del pensiero umano, ma fino a che punto si spinge? Per esplorare queste dinamiche e anche magari raccontare delle cose irraccontabili come gli stati di coscienza alterati in cui le AI addirittura può aiutarci, abbiamo chiamato Andrea che ci può aiutare a rispondere a queste domande esistenziali. Ciao raga, ciao Mario, ciao Gianluca. Eccoci qui. Allora, da dove partiamo Andrea? Perché abbiamo definito prima le AI ci può aiutare a raccontare una cosa che abbiamo definito stati di coscienza alterati, ma di cosa si tratta? Ma secondo me ci troviamo in un momento storico super entusiasmante, da come la vedo io, nel senso che tutti i ragionamenti che facciamo su coscienza, eccetera, il fatto di star costruendo qualcosa che può arrivare a emulare, alcuni dicono che possa arrivare anche ad emulare questa coscienza, ci costringe a dare delle definizioni forti di poi che cosa vuol dire essere coscienti, cosa vuol dire essere umani, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente un tema tostissimo che ci mette in discussione in primo luogo proprio che cosa vuol dire essere umani e avere coscienza. Ha una coscienza alterata cosa vuol dire? Coscienza alterata, non so se hai mai avuto modo di sperimentarla, però siamo in fascia protetta, giusto Mario? Insomma, dipende uno quando lo guarda e lo ascolta, però vabbè, ok. Banalmente assumere sostanze stupefacenti, quindi psichedelici. Ok. E le AI cosa c'entra? Ma ci è capitato nelle varie lucubrazioni che abbiamo fatto vedendo le AI tutti i giorni eccetera, ma che cosa succede se dovessimo dare delle sostanze stupefacenti alle AI? Ovviamente non gliele possiamo far prendere davvero, però possiamo cercare di insegnarle che cos'è essere, che cos'è provare uno stato di coscienza alterato. Quindi è un po' un piccolo esperimento che abbiamo fatto e sono uscite cose abbastanza interessanti da lì. Quindi potete dire che siete dei pusher un nuovo capitolo anche nella parte, diciamo così. Posso salutare la mamma adesso? No. La parte penale si allarga anche a questa tipologia di situazione. Però effettivamente sì, variare, no? Come anche un AI ti vive questa tipologia di risposta, di ragionamento e di esperienza. Sì. E questa cosa qua ci mette in grado, o comunque ci spinge a dire ma ce l'hanno davvero una coscienza queste AI? Perché sicuramente esibiscono dei comportamenti, delle sfumature che di solito associamo a essere coscienti, ma fino a quando è che possiamo dire che effettivamente sono senzienti, sono coscienti? E infatti per esempio ha fatto scalpore un po' l'anno scorso il caso dell'ingegnere di Google Blake Lemoine, che diceva che effettivamente stava parlando con un modello di AI di Google che si chiama Lambda, stava parlando effettivamente con una coscienza, stava parlando con un'AI che era diventata senziente. Ma questo perché aveva fatto troppe ore di lavoro? O magari aveva assunto lui. Esatto, stavo per chiedere se aveva assunto psicodelici, però mi avete anticipato tutti e due, quindi siamo sintonizzati. L'AI è cosciente o veramente era on drugs, il nostro caro amico Blake? Ci denuncia pure lui adesso. Che salutiamo. A parte salutiamo sicuro che, però secondo me è interessante. Ti ribalto la domanda, no? Come faccio io a sapere che tu sei cosciente?
Come faccio? Dimostracelo. Dimostrami che sei adesso cosciente. qui a Talk Magic, dimostracelo. Oppure anche Mario, No, questo è un casino. Cioè. No, non saprei cosa devo fare come Blanco. No, nel senso... Cioè, i fiori ce l'hai. Però cioè, in realtà questo per dire che abbiamo difficoltà, cioè solo io posso dire che effettivamente sono cosciente e soprattutto non abbiamo una definizione forte di coscienza, cioè non ce l'abbiamo mai avuta, ora stiamo iniziando a capire il perché dovrebbe servire. Un'altra cosa per esempio che sta spingendo la nostra comprensione, per esempio molti dicono il libero arbitrio è una caratteristica fondamentale, no? Dell'essere umani e dell'essere coscienti, dell'essere senzienti. Però anche lì, se io ti dico dimmi il nome di un film, vabbè, bello, brutto, generale. Rimaniamo sul tema tipo Blade Runner, per esempio Blade Runner. Ok, tanto per uscire dal tema, se no ti ho risposto Titanic. Okay. Per esempio ti è venuto in mente Titanic? Sì. Semplicemente senza ragione, ti è comparso nella mente e tu l'hai detto. Mi sono immaginato nel 1999 o giù di lì in un piccolissimo cinema con allora la ragazzina che avevo dell'epoca. E con la lentezza disumana di visione di quel film, ma tralasciando questo. Però il fatto è che ti è venuto in mente un film, l'hai detto e non sai spiegare il motivo per cui ti è venuto in mente Titanic. È la stessa cosa per esempio i modelli di linguaggio, i modelli di AI, di intelligenza artificiale. E molti dicono che generano contenuti, per esempio se chiediamo a ChatGPT dammi il nome di un film, ci dà il nome di un film ma non sa spiegare effettivamente perché ci ha dato quel nome, e quindi molti dicono che abbiamo lo stesso libero arbitrio che in realtà hanno questi modelli di intelligenza artificiale. Un po' pesante. È un po' pesante, però in entrambi i casi non potrebbe essere chimica versus elettronica, cioè della serie la chimica seleziona e ci fa venire in mente quella roba lì e anche il modello algoritmico ci fa venire fuori quella roba lì. Sì, poi è solo un fatto di hardware però poi. Esatto, cioè questo. Cambia l'hardware però il libero arbitrio non esiste. Giusto per mettere un po' di pepe aggiuntivo a questa conversazione, ma è davvero così importante? No, la conversazione, intendo la coscienza. Cioè nel senso, ci stiamo chiedendo, ce l'ha, non ce l'ha, ma è importante secondo te per le AI che ce l'abbia? Che ce l'abbia più o meno, ma secondo me la cosa interessante è il fatto che ci mette in grado, ci obbliga a pensare alla nostra di coscienza, quindi onestamente per me è fondamentale che io abbia una coscienza, però... ma come fai? Dimostrami che ce l'hai. Appunto. Dimostramelo. Rompo i fiori come Blanco. Ecco, che salutiamo di nuovo. No, ma scusami, prima parlavamo di stati di coscienza alterati, proprio perché tutti crediamo di avere una coscienza ma è indimostrabile il fatto che ce l'abbiamo nei confronti di un altro. Magari uno che ha provato questo tipo di sostanze si può dire ok, so quando sono cosciente in modo normale e quando ho una coscienza alterata, quindi hai la possibilità di vivere quel delta. Ma quando hai provato a sperimentare con le AI questa cosa, quindi quando hai provato a dare psichedelici, a fare il pusher con le AI, cosa è successo? In realtà è stato stra interessante e non mi aspettavo poi tutti i risultati che sono usciti. E quando sperimentiamo uno stato di coscienza alterato, uno stato con questi psichedelici, quando ovviamente le persone ne assumono abbastanza, arrivano a sperimentare quelli che si chiamano stati ineffabili, no? Cioè nel senso, tu non puoi descrivere, cioè immagina un po' come se prendessimo un uomo della pietra e lo catapultiamo nel centro di Manhattan e gli chiediamo di descrivere quello che ha visto. Semplicemente non ha gli strumenti per descriverlo, cioè non sa da dove partire. È la stessa cosa con questa esperienza. E è successo, infatti le persone non hanno le parole giuste per farlo, per descriverle, e è successo la stessa cosa quando abbiamo provato con le intelligenze artificiali e abbiamo dato semplicemente quello che è un grande dataset, un grande bacino di dati di persone che avevano già fatto esperienze del genere, le scrivevano, abbiamo detto prova ad imparare almeno che cos'è effettivamente uno stato di coscienza alterato. E l'AI ha tirato fuori dei risultati incredibili, tipo per esempio ovviamente sembrava di parlare il linguaggio del cosmo, sembrava di guardare le galassie in un granello di sabbia, eccetera eccetera, quindi ha imparato quel linguaggio là. Ovviamente le persone che hanno creato questo dataset erano persone esperte, nel senso che non era sicuramente la prima volta che provavano queste sostanze. E la cosa interessante è che essendo persone esperte, l'AI ha imparato ad essere esperta come loro e quindi potrebbe aiutare per esempio le persone che
provano queste esperienze per la prima volta, aiutare a descriverle. E questo però chiaramente si ristringe il campo alle informazioni che noi abbiamo dentro. Quindi in realtà facciamo rivivere le AI qualcosa o le AI crea nuove esperienze? Secondo me questo si collega al concetto di coscienza di cui parlavamo prima, perché alla fine ognuno di noi ha la propria, se la immagina in un determinato modo, però la verità è che l'unica cosa che accomuna tutte le nostre descrizioni è che ce la immaginiamo antropocentrica, perché ce la immaginiamo fatta da esseri umani per esseri umani. In realtà magari non è così e l'AI può aiutarci proprio a dimostrare questa cosa. Forse dovremmo smettere addirittura di parlare di una sola intelligenza, dovremmo iniziare a parlare di intelligenze, perché c'è l'intelligenza umana, c'è l'intelligenza artificiale e insieme magari ci possono aiutare ad ampliare un po' quello che è lo spettro del possibile. Questo è molto interessante. Sì, sicuramente il fatto di solito siamo molto dicotomici, nel senso che o è buona o è cattiva, però il fatto che poter integrare questo tipo di visione nuova, perché l'AI vede il mondo in modo totalmente differente da come lo facciamo noi, l'universo, e il fatto di poter imparare a integrare questi insegnamenti dell'AI questo nuovo punto di vista sul mondo, secondo me ci può dare tanto, ci può addirittura insegnare a essere più umani ancora, quindi è qualcosa che dobbiamo imparare a integrare sempre di più. Ovviamente poi col futuro ce ne saranno sempre più grandi sti modelli, quindi... È un po' come se portassimo quel concetto degli stati di coscienza alterati prima del aiutarci a trovare le parole a magari l'espressione della realtà. Ci stiamo iniziando a interrogare anche su questo probabilmente. Cioè alla fine ci sono delle esperienze che possono essere comuni a tante persone, no? Cioè tipo il tramonto lo vediamo tutti. Ci sono delle esperienze un po' più rare, mi insegni tu Andrea, le eclissi. Sono cose che difficilmente riusciamo a vedere tantissime volte nelle nostre vite, no? Perché ovviamente sono eventi eccezionali. Ci sono altre cose che sono impossibili da esperire. Cioè tipo avevamo provato a raccontarci come ci si poteva sentire al centro di un buco nero. Chiaramente non è una cosa possibile. Ma se l'AI ci aiuta ad arrivare lì, quindi a trovare modi di esprimere una nostra sensazione in una cosa che potrebbe essere irrealizzabile, ci aiuta ad esperire proprio nuove sensazioni, nuove espressioni. Un altro esperimento che avevamo provato a fare era proprio questo. Tu prima hai chiesto ma si limita ai dati che ha oppure crea cose nuove? E abbiamo chiesto proprio di creare parole nuove che esprimessero sentimenti e stati nuovi, anche stati personali nuovi, e quello che ha fatto fuori, quello che ha tirato fuori l'AI è abbastanza interessante. Ha creato proprio ha tirato fuori delle parole che non sono nel dizionario e gli ha assegnato dei significati nuovi, tant'è vero che a me è capitato ogni tanto di utilizzarle queste parole. Ah sì? Cioè non hai detto petaloso che è entrato da poco nella lista? Anche perché poi non mi ricordo qual era la definizione di petaloso. Esattamente. Ne leggiamo due perché sono quelle che usi tipo continuamente. La gente mattina, pensa, la gente, esatto. quando si sveglia la gente pensa che tu sia pazzo, però in realtà ha super senso. Io me li sono segnati, ce l'ho qua negli appunti, ve li leggo io. Che viene da ridere però ragazzi, cioè mettetevi nei miei panni da non artificiale. Il cancellofobia. Cos'è il cancellofobia? È la paura irrazionale di di cancellare i piani. Di cancellare i piani, cioè quando ti viene troppa ansia prima, tutta quell'ansia che hai prima di effettivamente andare registrare avanti un con un piano, registrare un podcast, fare qualcosa di... Che diciamo che poi la definizione che porta ore passate a contemplare i pro e i contro dell'invio di un messaggio e per poi inviare una frase banale con ci vediamo lì, che ti porta a passare il resto della giornata risentito e nervoso. Esatto, ci metti un sacco a raccontare il concetto, tanto vale dire cancellofobia. Io a un certo punto pensavo che fosse una cosa dei cancelli. Esatto. Cioè, quando non si aprono i cancelli, che a me è l'AI che si ribella all'uomo anche in questo modo. No, schiaccio il pulsante per uscire con l'automobile dal garage e non si apre, cancellofobia. C'hai la fobia di quello? No, mi arrabbio, sì, però effettivamente non è una fobia, non ha senso. L'altra è pure più carina. Ragazzi, la morte del party.
ora che non credo che sia un signore che si chiama Jane Party, ma è il desiderio di rimanere a una festa per sempre finché non l'hai svuotata del divertimento come una specie di zombie spettrale, mi piace questa similitudine, e non c'è altro da fare che aspettare il ritorno della prossima festa, degli organizzatori che con le luci si riaccendano, che la musica riprenda e che le bellissime e coraggiose persone tornino alla pista da ballo e ricomincino la festa. Musica. Quante volte l'abbiamo provata ognuno di noi, dai. La morte del party, che un po' verso le 4:35 meno un quarto subentra esatto. La morte del party. Esatto. Parlo di orari pomeridiani, dico. Esatto, sì, sempre perché siamo in fascia protetta. Però se ci pensi sono due parole inventate, perché sono parole che non esistono e esprimono una sensazione che magari accomuna qualcosa che facciamo fatica a descrivere, che ci hanno dato la possibilità di ampliare un po' la nostra realtà. Ma com'è il processo di creazione di questa parola? Cioè tu racconti delle sensazioni, cioè non dai questa tipologia anche di copy, diciamo di descrizione, cioè te lo dà lui, dici guarda in questa situazione bla bla, mi tiri fuori una parola che può significare questo? No, lì è completamente creativo. Completamente creativo? Sì, lì è creatività delle AI portata al massimo livello. Quindi non ha ricevuto indicazioni, cioè, o è stata addestrata su qualche parola specifica, eccetera, eccetera. Ti potresti pure chiedere, creami un podcast sull'intelligenza artificiale. Viene fuori meglio di questo, dici. Chi lo sa. La morte del podcast. La morte del podcast. Nuovo libro di Mario Moroni, dopo Startup di merda, La morte del podcast. Bellissimo. Però è molto interessante questa cosa perché c'è il linguaggio di mezzo. C'è il linguaggio di mezzo che è universale, ma a proposito di realtà, perché stiamo parlando di tante cose belle, no? Stiamo parlando di stati di coscienza alterati, stiamo parlando di nuove realtà, di come le AI ci possa aiutare anche ad esperirle, ma in realtà ci possono essere casi in cui anziché ampliare i nostri confini, le AI li riduce. E addirittura ci fa entrare in una bolla sempre più piccola e non dico sempre più oscura, però sì, oscura. Dove mi state portando? Qua secondo me l'esperimento che abbiamo fatto, che hai fatto sulle notizie sul New York Times, secondo me era una cosa molto carina. Sì, in realtà deriva da un concetto che si sta sentendo parlare sempre di più negli ultimi periodi, la filter bubble. Cioè nel senso che siamo immersi in queste bolle di informazioni dalle quali difficilmente riusciamo a uscire, nel senso che si fa di solito il confronto tra filter bubble di destra e di sinistra, nel senso che se sei di sinistra leggi, oppure liberal conservativo, leggi tutte le informazioni che ti vengono date dai media outlet di sinistra. Mi piace come parli di media outlet, mi viene in mente i grandi sconti. Chissà la nonna che pensa a casa, che ci sta ascoltando. I giornali di certo. sinistra e di destra, e che ovviamente se siamo lì siamo abituati ad accedere solo a quelle informazioni e raramente andiamo volontariamente a vedere come vede il mondo una persona che magari ha un'opinione opposta alla nostra. E ovviamente fa comodo ai giornali, a tutti quelli che fanno comunicazione, fare una comunicazione targetizzata, perché più è targetizzata più il pubblico si affeziona, più il pubblico vuole continuare a sentire quella comunicazione. Quindi quello che abbiamo fatto è semplicemente provare a portare all'estremo questo concetto, perché se un giornale fa uscire una notizia sa che un target più o meno ampio, che ha delle preferenze eccetera eccetera, ma immagina se quella notizia, un articolo, qualsiasi cosa, l'abbiamo provato col New York Times, fosse non solo personalizzato su quel target group, quindi su quel target di persone che hanno quelle preferenze, ma proprio su te stesso, cioè su le tue preferenze, quello che hai fatto ieri, la tua storia personale, eccetera, eccetera. Al momento è una cosa che non succede ancora, perché c'è un limite tecnologico, ma grazie alle AI questo limite tecnologico lo stiamo sorpassando. Che paura, ragazzi. No, in realtà secondo me non dico che l'abbiamo già superato, lo stiamo superando, perché magari non esiste un'unica tecnologia che ti crea tutta la pagina di giornale perfetta per te, però ChatGPT, ci stiamo giocando tutti sappiamo che cos'è questo modello di linguaggio con cui puoi interagire in modo testuale e ovviamente ti produce questi risultati che sono letteralmente pazzeschi, come degli esseri umani molto svegli. Questa cosa qua la puoi utilizzare
per chiedergli di reinterpretare la notizia rafforzando il tuo punto di vista. Quindi gli puoi dare in input come prompt come sei fatto, quindi quali sono le tue descrizioni, e ti genera lo stesso articolo che magari dai in pasto, che è quello della notizia, ma lo genera rafforzando il tuo punto di vista. Ovviamente un giornale non è solo fatto da contenuti testuali, è fatto anche da immagini, no? E anche lì in realtà i modelli come Midjourney, DALL-E 2 possono aiutarti a creare la stessa versione della foto, ma per te, rafforzando un punto di vista che può essere il tuo. E questo è un chiaro esempio di come addirittura le AI possa non solo ampliare i punti di vista, come dicevamo prima, ma anche collassare la realtà. Sì, perché ci siamo, diciamo, stupiti della pubblicità online personalizzata, targetizzata, ci siamo stupiti delle elezioni di diversi stati abbastanza polarizzate in cambio di dati dei social media, e ci stiamo stupendo anche dei contenuti adesso totalmente personalizzati e polarizzanti. quindi immagina magari in futuro sei in metro, ti arriva la notizia sul giornale, tu sul telefono, tu reagisci in un modo, ti giri a fianco, la persona magari ha ricevuto la stessa notizia tua ma reagisce in un modo completamente diverso, perché è personalizzata per lei, quindi con un taglio diverso. Magari non c'è più il giusto e lo sbagliato. No, quello quello È già così, tu dici. Cioè, comunque la fai, la sbagli. Però secondo me è interessante vedere proprio un esempio pratico, tipo prendi una notizia sulla guerra in Ucraina, ad esempio. Come magari un repubblicano e un democratico possano vedere la stessa cosa. Col democratico magari, premesso che la notizia è sempre la stessa, che è successo qualche cosa, il democratico la vede con un taglio più orientato alla ricerca della pace, perché gli Stati Uniti come ruolo mediatore tra due forze che in questo momento stanno... Può armare chiaramente il popolo che si sta difendendo, questo è esatto, può essere, oppure dall'altra parte invece rafforzare come tramite questo conflitto gli Stati Uniti possano aumentare il proprio predominio su un determinato territorio. Alla fine la notizia è la stessa, semplicemente te la sta prendendo da due punti di vista che sono molto diversi, quindi come dici tu, il giusto e sbagliato tostissima, cioè nel senso semplicemente diventa una super personalizzazione, e l'AI è arrivata anche lì. In qua però, diciamo, l'intermediazione, che era il ruolo del giornalismo, e chi prende la notizia ce la racconta e dà anche una sua opinione, con questa tecnologia serve ancora di più. Cioè ci serve sempre il mediatore di notizie, quello che ti dà l'opinione, perché sennò... Esatto, anche perché la stessa identica tecnologia la possiamo utilizzare poi in modo buono, perché le stesse filter bubble, magari sei in una filter bubble, sei in una bolla democratica oppure conservativa, che si voglia, possiamo utilizzare la stessa tecnologia per permettere a quelle persone in quella stessa bolla di vedere contenuti, magari il punto di vista di persone che si trovano sostanzialmente lontane da come vedono il mondo. Quindi dipende molto dal fatto che ovviamente la tecnologia è lì, la possiamo utilizzare in modo positivo o in modo negativo, dipende tutto da noi. Certo, e quindi in qualche maniera formarci di più su anche angolature diverse. Esatto, vedere il mondo per una volta con gli occhi di una persona che magari lo vede in modo differente. Le AI deve aiutarci a fare questo alla fine della fiera, deve aiutarci a sentire meglio quello che sentiamo, deve aiutarci a esperire meglio le sensazioni che abbiamo di fronte, e soprattutto ci deve permettere di allargare anche quindi quelli che sono i nostri orizzonti. E, come dire, stiamo avvicinando quello che è un nuovo futuro, e l'abbiamo esplorato da tanti punti di vista. Un nuovo futuro non può prescindere anche da un nuovo essere umano, è lì che ci dobbiamo concentrare. Con magia anche. Con tanta magia, ci vuole sempre, perché le AI aiuta a fare questo, a portare la magia all'interno delle nostre vite. Grazie mille ragazzi. Grazie Mario. A voi.